Ciao a tutti, sono Martina Mariotti, grazie di essere arrivati sul mio canale. In questo video scoprirete qualcosina di me e infine cosa pubblico su questo canale. Per conoscermi meglio ho deciso di fare una piccola intervista, esatto, un'intervista un po' divertente. Infatti le domande mi sono state poste da bambini e ragazzi. Quindi passiamo subito alle domande. Domanda numero 1. Quanti anni ho? Oh, caspita. Beh, di solito non bisognerebbe fare queste domande alle donne, però io risponderò in un modo un po' diverso. Sono nata nel 1984 in Svizzera, quindi fate voi un po' il calcolo. Alcuni di voi si potrebbero chiedere perché parlo italiano. Semplicissimo, in Svizzera si parla anche in italiano. Infatti vi è un cantone, il Canton Ticino, dove la lingua principale è l'italiano. Si trova al sud della Svizzera. Se qualcuno è curioso può andare pure a guardare su internet che sicuramente troverà di tutto. Domanda numero 2. In 5 parole come mi descriverei? Penso che non in tanti riuscirebbero a rispondere subito, infatti ci ho dovuto pensare un po'. Però potrei dire che sono mamma, sportiva, socievole al punto giusto, creativa e testona, anche se con il tempo sono riuscita a migliorare un po' questo mio aspetto. Domanda numero 3. Ho una famiglia? Sì, certo. Sono felicemente sposata. Ho 2 figli, una bambina del 2013 e un bambino del 2015. Ma la mia famiglia è molto più ampia, infatti non posso dimenticare i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, i miei fratelli, nipoti, zii, cugini, sia in Svizzera che oltreoceano, e esatto, in Uruguay, luogo d'origine di mia madre. Inoltre non voglio dimenticare la famiglia di mio marito, in cui negli anni mi sono sicuramente legata molto. Domanda numero 4. Quante lingue conosco? Bella domanda, anche se un po' generica. Di fatto la mia lingua madre è l'italiano, quindi quella la so parlare, scrivere, leggere, ovviamente tutto quello che di solito concerne la lingua madre. Invece per le altre lingue, lo spagnolo e il francese, lo so parlato e lo comprendo abbastanza bene. Nello scrivere vorrei migliorare decisamente. L'inglese l'ho imparato quando ero più giovane, dovrei rinfrescarlo un po', però anche quello più o meno me la cavicchio. Il tedesco, l'altra lingua che ho studiato, invece mi rimprovero sempre di non aver dato un po' di più quando era il momento. Però mai dire mai, chissà che magari non riprenda a studiare proprio una di queste lingue per approfondirne il loro aspetto. Infatti sono sempre stata affascinata dalle lingue straniere. Domanda numero 5. Quali sono i miei hobby? Tanti e nessuno. Di fatto ho tante cose che mi piace fare e praticare, ma da quando sono madre il tempo non è mai abbastanza ed a volte ci si mette anche la pigrizia, devo dire il vero. Comunque mi piace leggere, principalmente libri fantasy, viaggiare, la fotografia, ascoltare musica, ballare, poi il disegno, anche se non sono proprio bravissima, ma mi è sempre piaciuto disegnare. E quale sport? Beh, che non metterei per ultimo, ma sicuramente è uno dei miei preferiti, è l'atletica. Ovviamente adesso come adesso non riesco più a praticarlo come quando ero più giovane, però è da quando ho 8 anni che lo faccio e sicuramente mi è restato nel cuore e non potrò mai smettere veramente di farla. E quindi, beh, questi sono i miei hobby. Domanda numero 6. Ho degli animali? No, non perché non mi piacciono, ma per il semplice fatto che per me sarebbe troppo impegnativo. I miei figli mi chiedono sempre un qualsiasi tipo di animale, ma rammento ancora quando vivevo con i miei genitori. Negli anni abbiamo avuto criceti, tartarughe, gatte, ma anche il loro lavoro che mia madre dedicava loro per noi, che di fatto li accudevamo saltuariamente. Quindi per il momento gli animali non fanno parte della mia vita, sebbene, come detto, mi piacciono. Domanda numero 7. Che studi ho fatto? Allora, dopo le scuole dell'obbligo, ovviamente, che tutti fanno, ho frequentato una scuola artistica, conseguendo anche la maturità. Ma sebbene mi piacesse molto disegnare, mi è sempre mancato quel tocco in più per far diventare il mio hobby un lavoro vero. I miei genitori mi hanno dato la possibilità di viaggiare, di studiare all'estero e quindi ne ho approfittato apprendendo anche l'inglese, anche se devo dire che negli anni l'ho perso parecchio.
Poi ho fatto diversi lavori sino a quello attuale dove lavoro al 50% in ufficio e il restante ovviamente mi occupo dei miei figli e beh, di tutto quello che comporta essere genitore. Per quanto riguarda invece questa mia nuova svolta personale, è da un po' che ci penso, c'ho sempre qualcosa che vorrei fare, sempre qualcosa nella mia testa c'è. E beh, adesso mi sono messa dietro e ho pubblicato questi piccoli volumi. Di fatto nel mio cassetto c'ho tante altre cose, storie, avventure, però da poterle mettere su carta non sono così facile, anzi, infatti, beh, iniziamo pian piano e chissà che il futuro non mi prospetti qualcosa di più. Domanda numero 8. Qual è stata la mia sfida più grande sino ad ora? Io direi, oltre a allevare i miei figli, che vabbè è una cosa positiva, però comunque impegnativa, direi che è sempre stata la dislessia. Per chi non la conoscesse è un disturbo dell'apprendimento. Ora viene diagnosticato molto più rapidamente, ma nel mio caso me l'avevano ritrovata molto tardi, tra i 14 e i 15 anni, e mi sono portata dietro tanti problemi d'apprendimento che ovviamente riguardano i momenti di crescita scolastica. Però questo mi ha anche fatto crescere in altro modo e avere concezione di me in un'altra, come potremmo dire, in un'altra visione. Quindi, nonostante avessi avuto molti problemi, questa sfida mi ha anche aiutato ad essere quella che adesso sono. Domanda numero 9. Da dove mi è venuta l'idea di creare questi diari di svago e didattici? Praticamente sono i miei primi volumi, spero che nel tempo, ma magari avrò già sviluppato altre idee e progetti. Di fatto è da anni che scrivo su svariati temi, però non ho mai pubblicato niente. Poi, quando mia figlia ha iniziato scuola, mi sono accorta che dovevo aiutarla, o meglio, volevo aiutarla nello studio e quindi ho iniziato a fare diversi piccoli aiuti scolastici con volumi e quant'altro, però ovviamente creati a casa. E quindi mi sono detta, perché no, crearli veramente e pubblicarli. Poi, se qualcuno li utilizzerà, bene, se no li continuerò a utilizzare per mia figlia e in futuro anche mio figlio. Quindi questo è quanto su quello che riguarda principalmente la parte didattica. Invece quelli sportivi, quelli di svago, sono più dedicati alla mia passione di viaggiare e dello sport. Un piccolo, come possiamo dire, un piccolo aiuto per coloro che vogliono ricordare non solo tramite le immagini, perché io ho una gran memoria visiva, ma su posti e luoghi così non mi ricordo mai niente. E su quello che è sport, per fortuna ho sempre avuto mia madre che mi teneva tutte le informazioni e quant'altro, perché adesso come adesso mi ricordo quelle cose che ho fatto, ma non quando e come. Di per sé solo questi volumi non mi sembravano veramente un aiuto concreto e quindi ho deciso di creare anche dei link affiliati appositi per diverse tipologie di apprendimento, perché ogni ragazzo o bambino o adulto che accede ai miei link infatti potrà avere un approfondimento differente. Se per la lingua non è che vado a insegnare come si apprende, ma piuttosto come aiutare a comprendere l'utilizzo di questi miei volumi e piccoli consigli che potrebbero aiutarvi nello studio. Invece per quelli più sportivi o di animazione o di fantasia o di creazione comunque che va su altri temi, i link sono anche d'aiuto per apprendere qualcosa di nuovo o anche solo suggerimenti. Quindi, nel mio cassetto ho tante altre idee e sicuramente avranno tutti dei link perché così ognuno potrà approfondire ciò che veramente ha bisogno. E i link che ho voluto creare sono anche visivi, non solo scritti e quindi ecco perché anche il mio canale YouTube, questo canale, che vi collega un po' tutto l'insieme, perché alcuni aspetti possono essere appresi scrivendo, aiutandovi, e alcuni possono essere ascoltati
Altri approfondimenti possono essere visivi e quindi, diciamo che c'è proprio per tutti e spero che vi piaccia ciò che faccio e che vi iscrivete e mi seguiate. Domanda numero 10. Come realizzo e chi mi aiuta a creare questi diari, questi volumi, queste creazioni su YouTube, video, quant'altro? Per adesso faccio tutto io e mi muovo io. Ovviamente mi affido a programmi utili e beh, che mi hanno portato a poter realizzare questi. Principalmente per i volumi al momento uso Canva, dove ho comprato la licenza e quindi sono tutte informazioni che potete trovare anche sia sui miei volumi che sul canale. Le creazioni, i progetti, quant'altro sono miei. Alcune immagini sono anche mie, che magari ho fotografato o creato, e altre invece prendo direttamente da questi programmi e poi li modifico o li cambio e ho sempre voluto e troverete sempre laddove è possibile il riferimento a chi ha creato quest'opera, perché secondo me è giusto dare il merito anche a questi artisti che a volte trovo favolosi, che riempiono tantissimo le lacune che una persona può avere come me su certi ambiti o certi momenti. Domanda numero 11. Quali sono state le mie difficoltà nell'avviare un tale progetto? Tante e nessuna, nel senso nella mia testa è da anni che ci sono cose che girano, che voglio fare, creare, quant'altro, però ovviamente non è sempre così facile. Adesso la tecnologia, l'evoluzione delle informazioni, quant'altro mi ha concesso tante piccole cose e idee. Di fatto il progetto vero e proprio di questi primi volumi possiamo dire che è nato a gennaio e poi si è sviluppato con i canali YouTube, i volumi stessi e quant'altro. Ovviamente il mio problema più grande era capire il copyright, il funzionamento, cosa potevo inserire, non inserire e dire mio. Di fatto i progetti, le idee sono mie, ma utilizzo in alcuni momenti, come già detto, immagini non mie, quindi come fare, cosa fare. Ho comprato diverse licenze e spero di essere riuscita, a fare tutto in regola. Domanda numero 12. Quali sono i miei progetti futuri? Allora, nell'ambito delle pubblicazioni ho tantissime idee, vorrei e spero di riuscire a svilupparle negli anni, non solo come diari, ma anche proprio come libri di testo per ragazzi e libri informativi oppure anche proprio guide turistiche, visto che adoro tantissimo i viaggi e spero di poter dare un po' di quello che vedo anche a voi. Poi vediamo, nel mio cassetto c'ho un libro che ho iniziato a scrivere 10 anni fa, ma che non sono ancora pronta per esporlo al mondo, ma più che altro non sono ancora sicura che sia scritto nel modo giusto, perché ovviamente con le mie difficoltà devo trovare qualcuno che riesca a, come posso dire, a trasformare il mio scritto in un volume che può piacere a tante persone. Per quanto riguarda invece YouTube, mi piace avere un canale, mi piace più che altro portare i miei progetti e infatti vorrei in futuro anche non solo avere dei video collegati ai miei volumi, ma anche dei video che possono in qualche modo aiutare o anche solo far sorridere chi arriva in questo mio canale, ecco. Ed ora arriviamo alle mie pubblicazioni. Non starò qua a dirvi cosa ho pubblicato esattamente perché essendo il video nuovo sicuramente non ho la lista completa, però i miei volumi, anche quelli futuri, cercherò sempre di aggiungere dei link personalizzati e privati che arrivano direttamente su questo canale e che vi daranno accesso a differenti informazioni. Possono essere solo l'istruzione di come usare il volume oppure dei piccoli consigli che posso darvi. Questi possono essere in alcuni momenti solo scritti
oppure video, oppure audio, dipende un po', e sono sempre in evoluzione, quindi teneteli d'occhio perché potrebbero esserci degli aggiornamenti. Poi invece sul canale in futuro vorrei mettere dei video che non sono collegati direttamente con i miei volumi, ma che potrebbero aiutare l'utilizzo di questi volumi, ma che invogliano comunque a stare sul mio canale. Cosa puoi trovare nel mio canale? Principalmente filmati di presentazione delle mie pubblicazioni e creazioni. Poi troverai dei link per l'acquisizione del prodotto, ovviamente, le playlist per una ricerca più rapida e poi quando acquisterai uno dei miei volumi, i link privati ti porteranno a questo canale. Ovviamente i video non sono pubblici, ma solo per chi acquista il volume. Qua termina la mia intervista, spero sia stata interessante e soprattutto iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così da non perdere nulla. In sottoscrizione troverete anche il link che vi porterà al mio catalogo, così che potrete trovare e vedere tutti i miei volumi pubblicati con i link correlati che vi manderanno direttamente al volume prescelto. Grazie e buona visione!